Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio fare un video un po' diverso, voglio raccontarvi un po' la mia vita oltre a YouTube. Io faccio il commerciale e quindi nelle pause pranzo tipo adesso, che cosa faccio? Mi metto lì in auto dopo aver mangiato e inizio a inserire dentro i dati, come è andata la mattinata, oppure vedere dove devo andare, cosa devo fare col computer, con il tablet oppure col cellulare. Bene, logico che non è che ho tutta questa energia all'interno dell'auto, perché di solito mi metto in auto e la mia auto sta diventando il mio ufficio praticamente. Oltre a portarmi in giro ho anche lì il computer e tutto quello che mi serve. Bene, il problema più grande qual è? Che non ho energia all'interno dell'auto, perché l'auto si carica ma dopo un po' va in stand by, perché altrimenti consumo tutta la batteria dell'auto, e quindi mi serve qualcosa per caricarmi sia il tablet che il computer che appunto il cellulare, che il cellulare lo uso anche come modem per avere internet. Bene, quindi qual è la soluzione? La soluzione, io ho preso un pannellino fotovoltaico da 100 watt, tipo adesso che c'è una bella giornata, ed una batteria, una power station dove posso collegare tutti i miei prodotti e ho delle uscite importanti. In più ho anche una presa da 220 volt dove a volte collego il computer per caricarlo. L'uscita della presa da 220 volt è fino a un carico massimo di 300 watt. Adesso vi faccio vedere come funziona. Montiamo il pannellino fotovoltaico. Cosa faccio di solito? Collego la mia batteria, così mentre il pannellino sta producendo corrente mi carica la batteria e nel frattempo io la utilizzo per il mio cellulare, anche per quanto riguarda la videocamera oppure lo stabilizzatore che ho adesso. Quindi colleghiamo il nostro impianto e poi vediamo come funziona. Eccoci qua, quindi questa è la nostra valigetta che abbiamo il nostro impianto fotovoltaico. Allora, qua dentro abbiamo i cavi che dopo andremo a collegare alla nostra power station. Eccolo qui, il cavo, vedete che è stato attaccato qua. In più, se vogliamo, dopo potremo anche collegare direttamente tramite degli adattatori il nostro computer direttamente alla nostra stazione. Bene, e in questo caso qua noi andiamo a collegare, qui dentro abbiamo un altro cavo, vedete, con un'uscita con un adattatore, posso metterlo qui, collegarlo e mi carica il mio cellulare tranquillamente. Bene, allora come funziona? Molto semplice. Io adesso vado ad aprire la mia valigetta, qui allora o la appoggio a terra così, qui ho la staffa che adesso vi faccio vedere, oppure qui ci sono dei gancetti, ce ne sono 4, che posso appenderlo al finestrino dell'auto. Potete usarlo anche per il camper. Allora, si apre qua, questo si apre così, ecco qua, e lui sta già producendo corrente. Quanta? Adesso andiamo a vederla. Adesso io la metto nel vetro dell'auto, così l'ho già rivolta verso il sud, in modo da prendere il massimo del sole. Bene, eccoci qua. Quindi adesso abbiamo collegato il nostro fotovoltaico esterno. Come vedete siamo all'1 del pomeriggio di gennaio e sta comunque producendo 44 watt. Vedete qua, 44 watt in ingresso. Abbiamo la batteria, questa batteria qua che è la power station, da 300 watt, quindi massimo 300 watt, 288 watt ora per la precisione. E abbiamo l'uscita qui 220 volt, massimo 300 watt, questi sono i 300 watt di uscita, ok? Quindi io posso collegare un apparecchio da 220 volt fino a un assorbimento massimo di 300 watt. Bene, lui adesso cosa? Guardate, in 18 minuti mi caricherà la batteria con questa potenza qua. Adesso, torno a ripetere, siamo a gennaio, quindi logico sarebbe fare una prova anche magari quando c'è il sole di maggio, anche già aprile, di sicuro sarà più potente, come vedo nel mio impianto fotovoltaico di casa. Bene, adesso io gli collego, quindi ho messo il mio cellulare con una ricarica wireless, quindi questo qua sarà il mio modem per fare la connessione internet. Vedete che adesso sta caricando tramite la ricarica wireless, io lo appoggio qua e lui, vedete che lui sta caricando. Ricarica wireless in carica, quindi vedete che adesso l'uscita auto è 8 watt. Vado a collegare il mio tablet sulla presa USB-C, quindi
metto qui il mio tablet, così lui si ricarica anche lui, eccolo qua il nostro tablet, e poi vado a mettere anche il mio cellulare, quello del lavoro, collego anche il caricabatterie e anche questo qua vedete che si sta caricando. Bene, quindi abbiamo tutto in carica adesso, la batteria si sta caricando con un 44 watt e stiamo consumando 15-16 watt. Cosa significa? Che stiamo andando, tra virgolette, a gratis, perché se penso sì ok la spesa del pannello e della batteria, però ho energia per caricarmi il telefono, caricare il tablet, caricare il computer, perché qui adesso l'ho preso a 220 volt. Il problema è, adesso non mi collego il computer perché non ho la batteria è carica e quindi non si vedrebbe nessun assorbimento, e questo è il vantaggio più grande. Quindi io posso portarmi via il mio ufficio tranquillamente con questa batteria qua carica e posso utilizzarla tranquillamente per quanto? Con questo consumo qua 1 ora e 14, se non avessi il pannello che carica, però il pannello sta caricando e quindi stiamo consumando zero, anzi stiamo immagazzinando energia. Allora adesso vi faccio vedere un attimo la stazione, come va e come è fatta. Quindi qui abbiamo il tasto di accensione, qui abbiamo il cambio da corrente alternata a corrente continua, poi abbiamo 2 prese USB da 18 watt massimi di assorbimento, una presa USB-C da 100 watt, quindi non male, soprattutto adesso i cellulari che hanno la ricarica veloce, tipo il mio Honor 200 Pro assorbe al massimo fino a 100 watt di ricarica, questo me lo può caricare a pieno se ho fretta ed ho bisogno di caricarlo. Un quarto d'ora avete il telefono carico da zero, con una carica così veloce. Bene, poi tolgo il telefono dalla ricarica wireless, qui c'è la ricarica wireless, qui abbiamo il nostro, eccoci qua, vedete, per portarlo in giro come volete voi. Poi abbiamo la presa 220 volt, se vogliamo ricaricarlo a casa che abbiamo fretta la carichiamo qua, 1 ora e mezza e carica. E qui dietro abbiamo la nostra torcia, basta far così, ecco. Quindi anche se siamo su un campeggio che vogliamo avere della luce per la sera o dobbiamo fare qualcosa, collegargli delle luci perché siamo in terrazza e abbiamo bisogno di una batteria, questa può essere una bella soluzione. E in più la stiamo caricando grazie all'energia solare che è qua. E qui abbiamo una presa accendisigari, quindi pensate a quante cose potete collegargli. Per me è predisposta per praticamente tutto. Allora vi lascio il link in descrizione del prodotto se volete acquistarlo, e in più vi lascio anche vi metto il link del mio nuovo canale Telegram se volete fare acquisti, se volete iscrivervi, grazie, così mi aiutate a crescere. A me tutto sommato mi sembra un bel prodotto, siamo su un prezzo attorno ai 270 euro col pannellino fotovoltaico. Adesso sarei curioso di vedere se possiamo, vediamo se possiamo vedere quanto sta caricando, 45 watt, vedete, 44 e 45 watt, la batteria è già al 96%, quindi stiamo caricando i telefoni, stiamo caricando il tablet e tutto quello che va dietro, in più sta caricando anche la batteria con un pannellino così portatile. Avete visto cos'è? È una piccola valigetta da portare dove volete. Bel prodotto. Bene signori, io ringrazio i signori di Allpower che mi hanno dato la stazione per provarla, per fare anche questo video, e quindi mi sembra un prodotto molto valido per chi gira, per chi ha bisogno come me di lavoro, per chi ha bisogno per lo svago, per chi ha bisogno di andare in campeggio dove vi serve, ed è un bel accessorio secondo me, molto utile e soprattutto green, perché noi possiamo produrre energia facendo niente. L'energia elettrica è una delle poche energie che possiamo produrre noi autonomamente senza, avete visto, metto il pannello fotovoltaico, lui sta caricando e funziona perfettamente. Va bene. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale, non costa nulla, perché non costa nulla iscriversi al canale, basta che premete il tastino iscriviti, attivate il tasto delle notifiche, mettete un bel like se vi è piaciuto e soprattutto commentate più che potete, perché più commenti ci sono io vi rispondo,
cerco di rispondere sempre a tutti e così ci teniamo sempre in comunicazione. Se magari volete sapere qualcosa di diverso io ve lo dico e guardo 1 o 2 giorni vi rispondo. Grazie a tutti, ciao ciao!